Questo è Subiaco, comune italiano a circa 70 km da Roma. Immerso nella valle dell'Aniene e circondato dai monti Simbruini, questo borgo millenario si rivela lentamente sospeso tra storia, natura e spiritualità. Dall'alto il suo profilo appare inciso nella roccia, custodito dai monti e avvolto da un fascino senza tempo. La maestosa Rocca dei Borgia domina il paese con le sue torri e le sue mura secolari. Qui nacquero Lucrezia e Cesare Borgia, figli del cardinale Rodrigo Borgia, cioè Papa Alessandro VI. Entriamo ora nel cortile della Rocca. Da qui possiamo ammirare uno splendido panorama sulla valle dell'Aniene. Sempre dal cortile si può vedere inoltre il celebre orologio romano, uno dei più antichi d'Europa, che si caratterizza per il caratteristico quadrante a 6 ore. Il meccanismo a contrappesi, realizzato da Giuseppe Ravaglia, aveva il compito di far compiere all'unica lancetta 4 giri completi ogni giorno. Lasciamo il borgo di Subiaco e andiamo al monastero di Santa Scolastica, il più antico monastero benedettino al mondo ancora esistente e l'unico sopravvissuto dei 13 fondati da San Benedetto nella valle dell'Aniene. Tale monastero è rimasto in attività continua per oltre 1500 anni. Prima di arrivare qui, Benedetto trascorse 3 anni da eremita nella grotta del Sacro Speco, che vedremo più avanti. Poi fondò una serie di monasteri nella valle, dei quali Santa Scolastica è l'unico che ha resistito a terremoti e invasioni. Il nome originario del monastero era San Silvestro, poi San Benedetto e Santa Scolastica, per arrivare nel XIV secolo alla denominazione attuale. Il monastero è dedicato a Santa Scolastica, sorella gemella di San Benedetto, e nel chiostro campeggia una statua moderna a lei dedicata. La facciata del monastero e parte del primo chiostro furono distrutti dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e ricostruiti nel dopoguerra. Il chiostro rinascimentale è il primo chiostro che si incontra. Qui, nel 1465, fu attiva la primissima tipografia d'Italia, installata dai chierici tedeschi, allievi di Gutenberg. Proprio qui, nella valle di Subiaco, nacque il primo libro italiano stampato a caratteri mobili. Il complesso è formato da 3 chiostri, ognuno appartenente a uno stile diverso e costruito in epoche differenti. Il secondo chiostro, in stile gotico, presenta archi acuti e linee più severe. Spicca l'arco fiammeggiante, antico ingresso del monastero, oggi inglobato nella struttura. Al centro si trova una cisterna costruita con marmi provenienti dalla vicina villa dell'imperatore Nerone, una costante nella tradizione costruttiva del luogo. Il terzo chiostro, il chiostro cosmatesco, è il più antico e scenografico. Fu realizzato nel XIII secolo in marmo. Le colonne e i capitelli, in parte ricavati dalla villa di Nerone, mostrano motivi vegetali che evocano un giardino simbolico, essendo il chiostro privo di verde a causa della roccia sottostante. Qui si trova anche un affresco antico che rappresenta una sorta di mappa catastale dei villaggi soggetti all'autorità dell'abate, che nel Medioevo esercitava non solo il potere spirituale ma anche il potere temporale. Da questo livello si ammira il campanile romanico, alto circa 30 metri e costruito tra l'XI e il XII secolo, uno dei più antichi dell'Italia centrale. Da certe angolazioni sembra pendere, ma in realtà è il chiostro ad essere in leggera pendenza. La chiesa attuale, in stile neoclassico, fu ricostruita nel XVIII secolo,
pur trovandosi all'interno di un complesso dalle origini gotiche e romaniche. Qui i monaci seguono ancora oggi la regola benedettina, pregando 7 volte al giorno, secondo il ritmo dell'ora et labora. Il monastero, con i suoi chiostri e il suo fascino medievale, è noto anche per aver ispirato Umberto Eco nella creazione dell'ambientazione del Nome della Rosa. Il monastero del Sacro Speco è uno dei complessi religiosi più spettacolari d'Italia. Arroccato come un nido d'aquila sulla roccia del monte Taleo, sembra quasi crescere dalla montagna stessa, fondendosi con la natura che lo circonda. È il luogo dove San Benedetto da Norcia, tra il 497 e il 500 circa, visse da eremita per 3 anni, all'interno della grotta chiamata Speco, dedicandosi alla preghiera e alla meditazione. Da quell'esperienza spirituale nacque la tradizione benedettina. L'architettura è unica, è un monastero sospeso costruito sulla roccia. Il complesso sembra infatti aggrappato alla parete della montagna. Scale, passerelle, logge e cappelle si sovrappongono su più livelli, creando un percorso mistico e panoramico. Il Sacro Speco è famoso per la ricchissima presenza di affreschi dal XIII al XV secolo in stile romano, giottesco e tardogotico. La qualità e la varietà degli affreschi rendono il Sacro Speco un vero e proprio scrigno d'arte medievale, paragonabile ad Assisi. La grotta dello Speco rappresenta il cuore spirituale del monastero. La grotta, dove Benedetto si ritirò per vivere da eremita, è ancora intatta. Buia, semplice, essenziale, è il luogo di origine della sua vita monastica. Trasmette una forte sensazione di pace e silenzio. Il Sacro Speco è suddiviso in una chiesa superiore e una chiesa inferiore. La chiesa inferiore è la più antica, intima e raccolta. Custodisce la grotta ed è decorata con affreschi dai toni scuri e profondi. La chiesa superiore è più luminosa, ricca di affreschi raffinati e vivaci. Il Sacro Speco non è solo un monumento, è un luogo che ancora oggi conserva la vocazione del silenzio benedettino. La presenza dei monaci crea un'atmosfera di raccoglimento che invita alla meditazione. Ma le meraviglie non finiscono qui. Uscendo sul cortile del santuario del Sacro Speco, troviamo questa statua. La statua raffigura San Benedetto, che con la mano ferma la montagna soprastante, simboleggiando la protezione divina contro i pericoli naturali. La frase scolpita sulla statua così recita: «Ferma, o rupe, non danneggiare i figli miei». Dopo aver visitato i monasteri di Subiaco, vogliamo andare a vedere il laghetto di San Benedetto, un piccolo gioiello naturale immerso nella valle dell'Aniene. Per raggiungerlo ci incamminiamo lungo un sentiero suggestivo che parte nei pressi del monastero di Santa Scolastica. Il percorso scende dolcemente attraverso il bosco, tra salici, pioppi e scorci panoramici. Il cammino è tranquillo e ben segnalato, e in alcuni tratti permette di osservare l'Aniene, fino a condurci all'arrivo di uno degli angoli più incantevoli dei Monti Simbruini. Si tratta di un laghetto dalle acque color smeraldo, considerato uno dei luoghi più suggestivi di Subiaco. È alimentato direttamente dal fiume Aniene, che dopo aver corso tra le rocce forma una cascata scenografica prima di riversarsi nel bacino, creando un ambiente fresco e silenzioso, quasi fiabesco. Qui
Attraversiamo il piccolo ponte di legno, da cui è possibile osservare il fiume scorrere sotto i nostri piedi.